Lezione 1. Elementi essenziali per il bagno. Ehi Anna, ho notato che c'è della carta igienica appesa accanto alla toilette nel tuo bagno. Sì, è un must. Ci teniamo anche altri elementi essenziali. Quali sono secondo te gli articoli da bagno più importanti? Sicuramente sapone e asciugamani per le mani. Le mani pulite sono essenziali. Hai un tipo di sapone preferito? Adoro usare saponi naturali. Hanno un ottimo profumo e sono delicati sulla pelle. Preferisci il sapone liquido o quello in saponetta? Preferisco il sapone liquido. Sembra più igienico, specialmente negli spazi condivisi. Che dire degli articoli da toeletta? Cosa tieni nel tuo bagno? Ho shampoo, balsamo e alcuni prodotti per la cura della pelle. Mi piace mantenere la mia routine semplice. Hai una routine di cura della pelle? Lo faccio. Uso una crema idratante e una crema solare ogni giorno. Proteggere la mia pelle è importante per me. Con che frequenza cambi i tuoi articoli da toeletta? Cerco di rifornire ogni mese o quando qualcosa si esaurisce. È bello avere tutto fresco. Pensi sia importante organizzare gli articoli da bagno? Sì, un bagno ordinato rende più facile trovare le cose. Uso i cestini per tenere tutto in ordine. Qual è il tuo metodo organizzativo? Uso piccoli scaffali e contenitori etichettati. Mi aiuta a tenere traccia di tutto. Ti capita mai di riordinare il tuo bagno? Assolutamente. Mi piace esaminare gli articoli ogni pochi mesi. È sorprendente quanto accumuliamo. Cosa fai con i prodotti non utilizzati? Li dono se non sono aperti. È bello aiutare gli altri. Hai qualche consiglio per mantenere un bagno pulito? La pulizia regolare è fondamentale. Di solito pulisco le superfici settimanalmente. Com'è la tua routine di pulizia? Faccio una pulizia profonda una volta al mese, ma riordino ogni giorno. Mantiene tutto fresco. Che ne pensi dell'arredamento del bagno? Penso che aggiunga un tocco personale. Mi piace usare le piante per dare vita allo spazio. Che arredamento hai? Ho delle opere d'arte e delle candele. Creano un'atmosfera rilassante. Qual è una cosa che vorresti poter cambiare del tuo bagno? Mi piacerebbe avere più spazio per riporre oggetti. È sempre una sfida. Lezione 2. Tradizioni natalizie. Ehi Anna, sono entusiasta di appendere le nostre calze vicino al caminetto durante le festività natalizie. Sembra adorabile. È una tradizione così festosa. Hai delle calze speciali? Sì, ne abbiamo di quelli con i nostri nomi sopra. Lo fa sentire più personale. Che mi dici di te? Ho delle calze fatte a mano che mi ha regalato mia nonna. Sono davvero speciali per me. Ti riempi le calze di dolcetti? Assolutamente. Di solito mettiamo caramelle e piccoli regali. È divertente vedere quali sorprese ci sono dentro. Cosa ti piace trovare nella tua calza? Adoro trovare piccoli giocattoli o gadget divertenti. Fanno sempre sorridere. Pensi che Babbo Natale scenda davvero dal camino? È un'idea divertente. Adoro la magia di credere in Babbo Natale. Aumenta l'entusiasmo per i bambini. Come celebravi questa tradizione da bambino?
Lasciavamo biscotti e latte fuori per Babbo Natale. Ricordo di essermi svegliato presto per vedere cosa portava. Qual era il tuo ricordo preferito? Mi è piaciuto molto svegliarmi e trovare le calze piene. Mi è sembrato un po' magico al mattino. Hai altre tradizioni natalizie? Sì, decoriamo sempre l'albero insieme. È un ottimo modo per creare legami con la famiglia. Come decori il tuo albero? Usiamo un mix di ornamenti, alcuni fatti a mano e altri tratti da viaggi. Ognuno ha una storia. Qual è il tuo ornamento preferito? Ho una stella che mia madre ha creato da bambina. È un bellissimo pezzo di storia. Suoni musica natalizia mentre decori? Sì, amiamo ascoltare i canti natalizi classici. Crea un'atmosfera gioiosa. Qual è la tua canzone natalizia preferita? Adoro Silent Night. È così bello e tranquillo. Ne hai una preferita? Jingle Bells mi fa sempre entrare nello spirito festivo. È una canzone così divertente da cantare. Cosa pensi renda speciali le vacanze? Si tratta di passare del tempo con i propri cari e creare ricordi. Il calore della stagione è davvero magico. Hai dei piani per queste festività natalizie? Non vedo l'ora di assistere a una riunione di famiglia e a tanti piatti deliziosi. È la parte migliore. Lezione 3. Organizzazione dei vestiti. E Anna, tengo molti vestiti nei cassetti della mia cassettiera. È fantastico! Avere una cassettiera aiuta a mantenere le cose organizzate. I tuoi cassetti sono grandi? Sì, i cassetti sono belli e profondi, il che rende più facile riporre tutto. Come organizzi i tuoi vestiti? Li ordino per tipo. Tengo le camicie unite e i pantaloni in un altro cassetto. Rende più veloce la ricerca delle cose. Hai un sistema specifico? Lo faccio. Io organizzo i miei per stagione. I vestiti estivi sono in cima e i vestiti invernali sono in basso. E i tuoi vestiti stagionali? Di solito conservo i vestiti fuori stagione nei bidoni. Consente di risparmiare spazio nella mia cassettiera. Ci hai mai provato? Sì, ce l'ho. Mi aiuta davvero a evitare che la mia cassettiera si ingombra. Cosa fai con i vestiti che non indossi più? Li dono. È bello dare loro una seconda vita. Hai un capo di abbigliamento preferito? Ho un maglione comodo che adoro. È perfetto per le giornate fredde. Qual è il tuo articolo preferito? Adoro la mia giacca di jeans. Si abbina a tutto ed è senza tempo. Compri mai vestiti solo per occasioni specifiche? A volte sì. Mi piace avere qualcosa di carino per feste o eventi. Hai un outfit ideale per le occasioni speciali? Di solito indosso un bel vestito con scarpe eleganti. Mi fa sentire fiducioso. Quanto spesso vai a fare acquisti di vestiti? Cerco di fare shopping un paio di volte all'anno. Mi piace rinfrescare il mio guardaroba. Che ne dici di te? Faccio acquisti ogni volta che ho bisogno di qualcosa di nuovo, di solito stagionalmente. È divertente vedere cosa c'è di moda. Ti piace di più fare acquisti nei negozi o online?
Preferisco fare acquisti nei negozi. Mi piace provare le cose per prime. Che mi dici di te? Mi piace fare acquisti online per comodità, ma mi manca provare cose nuove. Può essere una scommessa. Qual è l'offerta migliore che tu abbia mai trovato? Una volta ho trovato una giacca firmata in saldo a metà prezzo. È stato un vero affare. Lezione 4. Un'avventura ventosa. E Anna, venerdì scorso è successa una cosa divertente mentre andavo a scuola. Oh davvero? Cosa è successo? C'era molto vento e stavo cercando di aggrapparmi il cappello. All'improvviso mi è volato via dalla testa. Sembra esilarante. L'hai inseguito? Sì, l'ho fatto. Sono corso per strada come un personaggio dei cartoni animati. Tutti ridevano di me. Come hai affrontato il vento? Sono stato fortunato. Indossavo un berretto, quindi il mio cappello è rimasto al suo posto. Ma ho visto alcune persone alle prese con i loro ombrelli. È sempre uno spettacolo. Gli ombrelli che si capovolgono possono essere un vero spettacolo. Hai visto qualcun altro divertirsi? Sì, ho visto un cane che cercava di catturare le foglie al vento. Era così giocoso e carino. Che mi dici di te? Ho visto un bambino che ha perso lo zaino. È rotolato per strada come un treno in corsa. Ti è piaciuto il clima ventoso in generale? L'ho fatto. Faceva sentire tutto vivo, ma preferisco giornate più tranquille per camminare. Qual è il tuo tipo di clima preferito? Adoro le giornate di sole. Mi fanno sentire energico e felice. E tu? Mi piacciono le giornate fresche e frizzanti. Sono perfetti per indossare maglioni comodi. Hai una stagione preferita? Sicuramente autunno. I colori delle foglie sono bellissimi e adoro le prelibatezze al gusto di zucca. Qual è la cosa che preferisci dell'autunno? Adoro i festival. Ci sono tantissime attività divertenti, come la raccolta delle mele e le passeggiate in fieno. Sei mai andato a raccogliere mele? Sì, ed è stato molto divertente. Raccogliere mele fresche e poi fare la torta è la cosa migliore. Cosa ti piace fare con le mele? Adoro fare il sidro di mele. È caldo e confortante, soprattutto nei giorni freddi. Hai qualche ricetta autunnale preferita? Mi piace cuocere le mele croccanti. È semplice e delizioso. Lezione 5. Reperti del frigorifero. E Anna, ho appena controllato il mio frigorifero e ho trovato latte, uova, formaggio e verdure. Sembra un buon inizio per un pasto. Cosa pensi di cucinare con questi ingredienti? Stavo pensando di fare una frittata. È veloce e delizioso. Ti piacciono le omelette? Li adoro. Di solito aggiungo spinaci e pomodori per insaporire ancora di più. Cosa ti piace mettere nel tuo? Mi piace aggiungere formaggio e peperoni. Lo rende così gustoso. Cucini spesso? Sì, cerco di cucinare tutti i giorni. È un modo divertente per sperimentare diverse ricette. Qual è il tuo piatto preferito da preparare?
Adoro fare la pasta. È versatile e veloce da preparare. Hai una ricetta da seguire? Faccio spesso soffriggere con tutte le verdure che ho. È salutare e colorato. Come scegli cosa cucinare? Di solito guardo quello che ho e mi ispiro. A volte trovo una ricetta online. Usi ricette o cucini per istinto? Mi piace seguire le ricette, ma mi piace anche improvvisare in base a ciò che ho nel frigo. È come una sfida divertente. Hai mai creato un piatto per caso? Sì, una volta ho mescolato il riso avanzato con spezie a caso ed è risultato fantastico. Hai avuto qualche incidente felice in cucina? Sicuramente. Una volta ho bruciato una torta, ma l'ho trasformata in cake pops. Sono stati un successo alla festa. Cosa ne pensi degli avanzi? Li adoro. Fanno risparmiare tempo e possono avere un sapore ancora migliore il giorno successivo. Come conservi di solito gli avanzi? Uso contenitori ermetici per mantenerli freschi. È importante evitare gli sprechi. Hai qualche consiglio per mantenere freschi gli alimenti? Tengo il mio frigorifero organizzato e controllo regolarmente le date di scadenza. Mi aiuta a usare le cose prima che si rovinino. Che mi dici del tuo frigorifero? Anch'io cerco di tenerlo in ordine. Raggruppo oggetti simili. Rende più facile trovare ciò di cui ho bisogno. Hai qualcosa di insolito nel tuo frigorifero? Ho un barattolo di sottaceti che ho dimenticato. Mi sorprendono sempre. Lezione 6. Piani per i giorni di pioggia. E Anna, assolutamente, odio bagnarmi sotto la pioggia. Anch'io. È così scomodo. Qual è il tuo piano per oggi? Stavo pensando di stare in casa a leggere qualcosa. E tu? Potrei guardare senza sosta una nuova serie. È il clima perfetto per una piacevole giornata all'interno. Hai un libro in mente? Sì, voglio leggere un romanzo giallo. Adoro un buon colpo di scena. Che tipo di spettacoli ti piace guardare? Mi piacciono i thriller e i drammi. Mi tengono con il bordo del sedile. Hai visto qualche bel programma ultimamente? Ho appena finito una serie di fantascienza. Gli effetti speciali erano incredibili. Preferisci guardare serie o film? Mi piacciono entrambi, ma le serie consentono un maggiore sviluppo del personaggio. È divertente vedere come crescono. Qual è la tua serie preferita di tutti i tempi? È dura. Direi Breaking Bad. È scritto brillantemente. E tu? Adoro Stranger Things. La nostalgia e la suspense sono fantastiche. Hai degli snack per la tua giornata al coperto? Ho intenzione di preparare popcorn. È un classico. Qual è il tuo snack preferito mentre guardi i programmi? Mi piacciono le mandorle ricoperte di cioccolato. Sono sia dolci che salutari. Cucini mai quando sei a casa per la giornata? A volte potrei preparare qualcosa di semplice come i biscotti. Che mi dici di te? Anch'io amo cucinare. I muffin sono i miei preferiti. Hanno un profumo incredibile mentre cuociono.
Hai mai provato una nuova ricetta solo per divertimento? Sì, una volta ho provato a fare la pizza fatta in casa. Era un po' disordinato ma così delizioso. Qual è stata la tua esperienza culinaria più avventurosa? Ho provato a fare il sushi una volta. È stato impegnativo ma gratificante. Pensi che proverai a cucinare qualcosa di nuovo oggi? Forse, se mi faccio ispirare, potrei preparare un nuovo piatto. È sempre divertente sperimentare. Qual è una ricetta che volevi provare? Volevo fare la pasta fatta in casa. Sembra una sfida divertente. Cucini mai con gli amici? Sì, è sempre fantastico. Cucinare insieme lo rende più piacevole. Lezione 7. L'arte della contrattazione. E Anna, ero curiosa di mercanteggiare quando faccio la spesa nei mercati. Hai qualche esperienza in merito? Sì, lo so. Mercanteggiare può essere molto divertente. Qual è la tua più grande domanda al riguardo? Devo contrattare per ogni articolo che mi interessa? Non necessariamente. Alcuni fornitori potrebbero essere più flessibili di altri. Spesso dipende dal prezzo dell'articolo e dalla personalità del venditore. Questo ha senso. Come fai a sapere quando è giusto contrattare? Se il prezzo sembra alto o se si tratta di un articolo fatto a mano, di solito è accettabile negoziare. Hai mai provato a contrattare? L'ho provato una volta per un souvenir, ma mi sono sentito a disagio. Qualche consiglio per i principianti? Inizia facendo una domanda sull'articolo. Questo dimostra interesse e apre la porta alla negoziazione. Per quale articolo stavi cercando di contrattare? Un braccialetto fatto a mano. Pensavo che il prezzo fosse un po' alto. Hai fatto un buon affare? Sì, alla fine ho risparmiato parecchio. Comincio sempre offrendo circa il 30% in meno rispetto al prezzo richiesto. Come pensi che ti sentiresti riguardo a questa strategia? Sembra intelligente, però sarei nervoso all'idea di offendere il venditore. Ricorda solo che fa parte della cultura in molti luoghi. I venditori se lo aspettano. Qual è un'altra preoccupazione che hai riguardo alla contrattazione? Ho paura di sembrare maleducato o aggressivo. Come fai a mantenerlo amichevole? Sorridi e sii gentile. Un approccio amichevole fa una grande differenza. Puoi anche fare un complimento all'oggetto per creare un rapporto. Questo è un ottimo consiglio. Ti senti mai in colpa per aver negoziato? Non proprio. È una pratica comune in molti mercati. I venditori spesso aumentano i prezzi per consentire la contrattazione. Questa è una buona prospettiva. Pensi che sia diverso per lo shopping online? Sicuramente. I prezzi online sono generalmente fissi, ma alcune piattaforme consentono di fare offerte. L'hai mai provato? Non l'ho fatto, ma vorrei esplorare questa opzione. Pensi che contrattare sia un'abilità che può essere appresa? Assolutamente. Più ti alleni, più ti sentirai a tuo agio. È tutta una questione di fiducia. Quale sarebbe l'articolo dei tuoi sogni per cui contrattare?
Mi piacerebbe contrattare per una chitarra vintage. Sarebbe una sfida entusiasmante. Lezione 8. Scelte ecologiche. E Anna, ultimamente ho cercato di fare scelte più ecologiche. Usi sacchetti riutilizzabili? Sì, lo so. È migliore per l'ambiente e riduce i rifiuti di plastica. Cosa ti ha spinto a iniziare a usarli? Ho letto dell'impatto della plastica sugli oceani e sulla fauna selvatica. Mi ha davvero aperto gli occhi. Hai notato altri vantaggi dell'utilizzo di sacchetti riutilizzabili? Sicuramente. Spesso sono più robusti dei sacchetti di plastica, quindi posso trasportare più oggetti senza preoccuparmi che si strappino. Che tipo di sacchetti preferisci? Mi piacciono quelli in tela. Sono resistenti e facili da pulire. Hai un design o una marca preferita? Ne ho uno con un divertente motivo floreale che illumina sempre la mia giornata. Pensi che sempre più persone stiano passando ai sacchetti riutilizzabili? Lo spero. Vedo più persone che li usano nei negozi di alimentari. Quale pensi sia la sfida più grande per le persone che effettuano il passaggio? Penso sia ricordarsi di portarli con sé. Me ne sono dimenticato un paio di volte. Come fai a ricordarlo a te stesso? Ne tengo un paio in macchina, così li ho sempre a portata di mano. Hai una strategia per ricordare la tua? Cerco di tenerli vicino alla porta d'ingresso. In questo modo, li vedo prima di partire. Hai pensato ad altri prodotti riutilizzabili? Sì, sto pensando di procurarmi una bottiglia d'acqua riutilizzabile. Sembra un ottimo modo per ridurre ulteriormente la plastica. Che mi dici di te? Adoro la mia bottiglia d'acqua in acciaio inossidabile. Mantiene fredde le bevande e riduce gli sprechi. Hai esaminato qualche marchio specifico? Sto pensando a uno che sia isolato. Sarebbe perfetto per mantenere le bevande calde o fredde. Hai qualche consiglio? Ho sentito parlare bene di Hydro Flask. Sono popolari e affidabili. Hai mai provato altri prodotti ecologici? Di recente sono passato agli spazzolini da denti in bambù. Si sentono benissimo e sono molto migliori per il pianeta. E gli articoli da toeletta? Uso la saponetta invece del sapone liquido in bottiglie di plastica. È un piccolo cambiamento, ma fa la differenza. Pensi che piccoli cambiamenti si sommino? Assolutamente. Ogni piccolo sforzo conta per un pianeta più sano. Qual è un cambiamento che vorresti che più persone adottassero? Mi piacerebbe vedere più persone fare il compostaggio. Riduce gli sprechi e arricchisce il terreno. Cosa ne pensi? Sarebbe fantastico. Il compostaggio è un modo così semplice per aiutare l'ambiente. È emozionante pensare a tutti i cambiamenti positivi che possiamo apportare. Lezione 9. Trovare la strada. E Anna, ieri ero al mercato quando qualcuno mi si è avvicinato e mi ha chiesto: Mi scusi, potresti mostrarmi la strada per la stazione ferroviaria? Interessante. Sapevi come aiutarli? Sì, l'ho fatto. Ho detto loro di andare dritti per due isolati, poi girare a sinistra. È stato bello assistere. Hai mai aiutato qualcuno a trovare la propria strada? L'ho fatto.
Una volta ho aiutato un turista che si era perso in città. È stata un'esperienza divertente. Cosa ne pensi del loro viaggio? Penso che sia eccitante. Viaggiare porta spesso ad avventure inaspettate. Ti piace esplorare posti nuovi? Assolutamente. Adoro scoprire gemme nascoste in una città. Qual è il posto più interessante che hai visitato? Ho visitato un pittoresco villaggio in Italia. Il paesaggio era incredibile e la gente del posto era cordiale. Che mi dici di te? Sono andato in un vivace mercato in Marocco. I colori e le spezie erano affascinanti. Hai mai provato a chiedere consigli alla gente del posto? Sì, lo faccio sempre. La gente del posto spesso conosce i posti migliori che non sono nelle guide. Cosa chiedi loro di solito? Di solito chiedo i posti migliori dove mangiare. Il cibo è sempre una priorità. E tu? Chiedo informazioni su attrazioni o esperienze uniche. Rende il viaggio più memorabile. Hai mai fatto una visita guidata? Sì, una volta ho fatto un giro a piedi. È stato istruttivo e divertente incontrare altri viaggiatori. Preferisci le visite guidate o le esplorazioni da solo? Mi piace esplorare per conto mio. Permette flessibilità e spontaneità. Qual è il tuo modo preferito per esplorare una nuova città? Di solito uso le mappe sul mio telefono, ma a volte mi piace anche girovagare e perdermi. Ti sei mai perso viaggiando? Una volta mi sono perso in un labirinto di mercatini. Si è trasformata in un'avventura divertente. Qual è la parte migliore del perdersi? Trovi spesso tesori inaspettati. A volte i ricordi più belli provengono da momenti non pianificati. Hai qualche consiglio per i viaggiatori? Porta sempre con te un caricabatterie portatile per il telefono. Avere le indicazioni a portata di mano aiuta. Lezione 10. I segreti del giardinaggio. Ehi Anna, ho creato un piccolo giardino ed è stato gratificante. È fantastico! Cosa stai coltivando nel tuo giardino? Ho pomodori, peperoni ed erbe aromatiche. Stanno arrivando bene. Anche tu fai giardinaggio? Sì, lo so. Coltivo fiori e ortaggi. È un hobby così rilassante. Usi dei fertilizzanti? Sì, uso fertilizzanti organici per le mie piante. Sono più salutari per l'ambiente. Che mi dici di te? Anch'io preferisco i fertilizzanti organici. Aiutano le piante senza prodotti chimici. Hai notato una differenza da quando hai iniziato a usarli? Assolutamente. Le mie piante sembrano più vivaci e producono rese migliori. Che tipo di fertilizzante organico utilizzate? Uso compost e vermifusi. Sono ottimi per arricchire il terreno. Hai provato il compostaggio? Ho appena iniziato. È affascinante vedere come gli scarti di cucina si trasformino in terriccio ricco di sostanze nutritive. Hai qualche consiglio per i principianti? Inizia in piccolo e sii paziente. Ci vuole tempo, ma ne vale la pena. Come gestisci i parassiti nel tuo giardino? Uso repellenti naturali come l'olio di neem.
È efficace e sicuro. Quali metodi usi? Pianto calendule per scoraggiare i parassiti. Sono belli e funzionali. Hai mai avuto problemi con i parassiti? Sì, ho avuto problemi con gli afidi l'anno scorso. È stata una vera sfida. Come si gestiscono i parassiti del giardino? Di solito li rimuovo a mano o uso sapone insetticida. Funziona bene per me. Qual è la tua parte preferita del giardinaggio? Adoro il momento in cui raccolgo le verdure. C'è qualcosa di speciale nel mangiare ciò che hai coltivato. Lezione 11. L'emozione della Coppa del Mondo. Ehi Anna, sapevi che il torneo di calcio più famoso è la Coppa del Mondo? Sì, è incredibile come succeda ogni 4 anni. Adoro l'emozione che suscita. Per quali squadre fai il tifo? Sostengo i Brasile. Hanno una storia calcistica così ricca. Che ne dici di te? Sono un grande fan della Germania. Il loro lavoro di squadra e la loro strategia sono impressionanti. Hai un ricordo preferito della Coppa del Mondo? Sicuramente. Ricordo la finale del 2014, quando la Germania vinse contro l'Argentina. È stata una partita così emozionante. Qual è la tua partita più memorabile? Mi è piaciuto molto guardare la finale del 1998, quando la Francia ha vinto. L'energia nello stadio era elettrica. Sei mai stato a una partita dal vivo? Sì, ho assistito a una partita locale l'anno scorso. L'atmosfera era incredibile. È molto più eccitante di persona. Hai mai giocato a calcio? Giocavo al liceo. È stato molto divertente, ma non ero il miglior giocatore. Giochi regolarmente? Gioco con gli amici nei fine settimana. È un ottimo modo per rimanere attivi e creare legami. In che posizione ti è piaciuto giocare? Di solito facevo il centrocampista. Mi piaceva essere coinvolto sia in attacco che in difesa. Qual è la tua posizione preferita? Preferisco giocare come attaccante. Segnare gol è una corsa. Segui qualche campionato di calcio? Sì, guardo la Premier League. Le partite sono sempre emozionanti. Quale campionato segui? Sono un tifoso della Liga. Il livello di abilità dei giocatori è incredibile. Hai un giocatore preferito? Ammiro davvero Lionel Messi. Il suo talento non ha eguali. Chi è il tuo preferito? Sono un grande fan di Cristiano Ronaldo. La sua etica lavorativa e la sua dedizione sono fonte di ispirazione. Cosa pensi che renda il calcio così popolare in tutto il mondo? Penso che sia la semplicità del gioco. Ti servono solo una palla e un po' di spazio per giocare. Pensi che la Coppa del Mondo riunisca le persone? Assolutamente. Unisce i fan di tutto il mondo, celebrando l'amore per il gioco. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.